Benvenuti e bentornati su Dai Colori ai Sapori. Per chi non mi conosce, io sono Valentina e vi aiuto ad avvicinarvi a un'alimentazione più sana e equilibrata senza però mai rinunciare al gusto del cibo. Dopo questa premessa possiamo andare subito al succo della questione e passare ai cinnamon rolls. Oggi vi delizio con delle deliziose girelle speziate alla cannella. Rispetto alla classica ricetta, questa è vegana e non prevede il burro. È una ricetta facile da preparare, i passaggi sono davvero semplicissimi, dovete solo aspettare la lievitazione. Io solitamente le abbino a colazione o a merenda o anche per esempio dopo cena con del latte di riso freddo, però stanno anche benissime abbinate per esempio al gelato alla vaniglia o con un semplice caffè e si abbina anche perfettamente con il pumpkin spice latte. Vi lascio la ricetta qui sopra e qui sotto. Ok, ora possiamo iniziare. Ci vorranno 400 g di farina zero, 40 g di zucchero di canna, 2 pizzichi di sale, mescolate e poi prendete un pentolino e ci aggiungete 220 g di latte di riso. Scaldate il latte fino a che diventerà tiepido, ci metterà davvero pochissimi secondi. Poi aggiungete 9 g di lievito di birra e poi vi aiutate con una frusta affinché si sciolga bene. Ora possiamo aggiungere il latte agli ingredienti secchi ed infine anche 30 g di olio di semi di girasole. Mescoliamo inizialmente con un cucchiaio e poi ci aiutiamo con le mani. Una volta che abbiamo compattato l'impasto possiamo andarlo a lavorare sul piano. Non vi preoccupate se vi risulterà un pochino appiccicoso perché deve essere così. Mettiamo un po' di farina sul piano e poi andiamo a lavorarlo praticamente rotolandolo in avanti e indietro in questo modo. Quando vedrete che l'impasto vi si riappiccicherà un po' alle mani, aggiungete la farina. Dovrete lavorare l'impasto in tutto per circa 6-7 minuti, ma vi assicuro che non vi renderete neanche conto del tempo che passa. Quindi dal momento che iniziate a lavorarlo mettetevi magari un timer o una sveglia dopo 6-7 minuti. Se vedete che l'impasto rimane sempre un pochino appiccicoso, vi consiglio di lavarvi le mani e di continuare a impastare, così vedrete che lo lavorerete meglio. Ok, dopo questi minuti l'impasto è pronto, è bello morbido, ma non sarà più appiccicoso come prima. Ungiamo la ciotola con un po' d'olio di semi affinché l'impasto non si attacchi. Mettiamo la pellicola in modo che l'impasto non prenda aria e poi riempite un'altra ciotola con dell'acqua molto calda. Preriscaldate il forno con luce accesa a 40 gradi e poi appena mettete entrambe le ciotole nel forno abbassate a 30 gradi. Nel frattempo che l'impasto lievita prepariamo il ripieno. Ci vorranno 30 g di zucchero di canna, 3 cucchiai di cannella, circa mezzo cucchiaio di zenzero e un po' di noce moscata. Mescoliamo e poi lasciamo da parte per dopo. Dopo circa un'ora e mezzo l'impasto sarà raddoppiato e ora possiamo stenderlo. Mettiamo un po' di farina sul piano, poi formiamo una pallina e cerchiamo di stenderla inizialmente con le mani e poi ci aiutiamo col mattarello, cercando di dargli la forma di un rettangolo. Stendiamo circa 15-20 g di olio di semi di girasole sull'impasto e poi con un cucchiaio aggiungete il mix di cannella. Ora possiamo rotolare l'impasto
Una volta fatto, sigilliamo le estremità pizzicandole in questo modo e poi compattiamo e uniformiamo l'impasto. Una volta che abbiamo formato il rotolo, tagliamo le estremità e poi lo dividiamo in 12 pezzi di circa 3 cm l'uno. Guardate che amore che sono. Io le ho messe in una teglia con diametro di 30 cm circa. Poi li ricopriamo con la pellicola, rimettiamo nuovamente dell'acqua molto calda nella ciotola e lasciamo lievitare per circa un'ora. Preriscaldiamo il forno a 175 gradi e nel mentre togliamo la pellicola e spennelliamo con del latte di riso le nostre girelle. E ora le cuociamo per 20 minuti a 175 gradi. E ora facciamo una glassa leggera e non stucchevole aggiungendo 30 g di zucchero a velo, un pizzico di cannella e 15 g di latte di riso. Dopo questi 20 minuti di cottura spennelliamo con la nostra glassa e poi rimettiamo in forno per altri 5 minuti. Ed ecco, ora le nostre girelle sono pronte, avranno lasciato un profumo intenso in tutta la casa. Guardate come sono invitanti, lo zucchero si sarà cristallizzato e all'interno saranno morbidissime. Le persone che le assaggeranno non crederanno che sono vegane perché sono veramente buonissime. Si conserveranno per 3 giorni circa, chiusi in una campana ermetica oppure in un sacchetto per alimenti. E se volete che ritornino a quella fragranza di appena sfornati dal forno, basterà che li rimettiate in forno e diciamo che ritorneranno quasi come appena fatti. E con oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati qui con me, fatemi sapere se proverete a fare queste deliziose girelle alla cannella. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere qui sotto nei commenti e mettendo un bel like e taggatemi su Instagram quando fate le mie ricette, questo mi farebbe davvero piacere. Vi auguro buone feste e che possiate passare dei bellissimi momenti in famiglia rilassanti e perché no in cucina a preparare uno dei miei dolcetti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!